benvenute alla nostra nuova F1X che svegliamo qui a EICMA. Abbiamo rinnovata sensibilmente rispetto alla versione precedente, è un modello che ci ha sempre portato fortuna, che abbiamo sviluppato a fondo con i nostri atleti nei campi gara, sia cross country che marathon, quindi abbiamo un po' messo assieme anche questa duplice esperienza di guida. La grossa sfida è stata integrare una forcella più generosa all'anteriore, quindi una forcella con steli da 35 che noi proponiamo di serie con una quota 110, senza perdere la guida di una bici cross country o di una bici gran fondo. Siamo riusciti a farlo nell'effettivo, infatti le quote di reach e stack sono esattamente le medesime della versione precedente, però si può andare a lavorare con due sospensioni più generose rispetto alla passata edizione. Anteriore 35 110, posteriore abbiamo un 45 195. Escursione della parte posteriore resta la medesima, quindi un'escursione da 100. Abbiamo scelto di non abbondare in queste quote perché dal feedback che abbiamo ricevuto era già sufficiente come escursione. Comunque si cercava più di andare a irrobustire la parte anteriore, dare un centimetro in più di escursione che consente di divertirsi di più e di guidare meglio, ma senza esagerare, portando la bici a 120-120, che diventa un approccio diciamo un po' meno forse sportivo rispetto a quello che abbiamo proposto oggi. I cablaggi, come vedete, sono completamente integrati. La serie sterzo è frutto di uno sviluppo che abbiamo fatto assieme a FSA, una serie sterzo che ospita i cablaggi da ambo i lati, due da un lato, due dall'altro, e consente di avere un'ottima scorrevolezza e capacità di guida senza andare a inficiare sulla scorrevolezza dei cavi. Il telaio ha delle caratteristiche a livello strutturale comparabili a quelle della versione precedente, anche se grazie all'integrazione della sospensione ha risparmiato peso. La sospensione è stata integrata non solo per un problema estetico diciamo, ma perché abbiamo portato la sospensione a lavorare sull'asse del carro posteriore, quindi a differenza di prima si va a lavorare sull'asse della parte posteriore, dando molta più rigidità e facendo lavorare molto meglio il carro nel retrotreno. Andando a lavorare su un punto così vicino abbiamo deciso di inglobare anche la sospensione all'interno del telaio. Tutte le viterie però restano accessibili dalla parte esterna, quindi se una persona deve fare un check bike prima di partire può andare a stringere le viterie o andare a fare i controlli di routine senza dover andare a disassemblare la sospensione. Il SAG si vede dall'esterno e c'è una piccola gomma di protezione che evita che la sporcizia rientri all'interno dell'alloggiamento della sospensione. Il carro è stato accorciato leggermente, quindi portato a 4,30, è possibile montare gomme da 2,35 e l'angolo dello sterzo è stato portato a 67 gradi e mezzo, scusate. Un'altra piccola caratteristica che abbiamo upgradato diciamo sulla geometria è che in funzione appunto della grandezza dell'atleta si va a lavorare anche sull'angolo sella, andando a bilanciare quello che è la lunghezza del femore, quindi cercando di far mantenere una posizione centrale diciamo anche alle taglie più alte, andando ad arretrare, e nelle taglie più piccole andando a portare leggermente in avanti il tubo della sella.